Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione su SharePoint. Andiamo avanti con le web part, sempre relativamente a questo primo blocco, e andiamo a trattare in questa lezione della web part Hero, che è una web part molto interessante perché attraverso questa funzionalità possono essere introdotti più oggetti all'interno della stessa web part. Ecco, questa è un'unica web part. Io ora ho scelto 5 riquadri, ma se ne possono scegliere 4, 3, 2 a seconda di quelli che servono, come vedremo quando ci sposteremo sul sito, e quindi possiamo andare a dettagliare veramente quello che vogliamo rappresentare attraverso questa web part. E quindi andiamo ad aggiungere un elemento all'interno di un riquadro, nel senso che andremo a cliccare su seleziona collegamento e l'elemento lo introdurremo qui. Se selezioniamo questo lo andremo ad introdurre qui. Io ho scelto di introdurre degli elementi dal web, ma per tutti questi altri elementi la modalità è assolutamente la stessa, per farti vedere come dal web si possono trovare rapidamente dei contenuti che possono essere interessanti per l'argomento del sito del team, ora della cucina, ma per qualsiasi altro argomento, perché verranno aggiunti dei collegamenti che dal sito internet dal quale vengono presi genereranno anche delle anteprime all'interno dei riquadri. Quindi qui si genereranno delle anteprime con questo risultato, dove appunto si vedranno i collegamenti diretti, e poi ci si potrà cliccare, si potrà andare a vedere questa ricetta, questa, piuttosto che questo sito generico sulla cucina pugliese, dai primi piatti allo street food. Quindi andiamo anche in questo caso su SharePoint. Io ho già creato, per fare le diapositive, una web part del genere che, come vedi, è molto interattiva, e come hai visto fino a questo momento, e come vedrai anche in seguito, è molto semplice creare questo sito del team, molto semplice da far vedere poi anche all'esterno. Quindi anche in questo caso andiamo a cliccare su modifica per introdurre una nuova web part, ci spostiamo in basso, clicchiamo su più, questa volta andiamo a scegliere Hero. Da qui si possono scegliere i riquadri 1, 2, 3, 4, 5. Scegliamo 3 riquadri e quindi andiamo a cliccare su seleziona collegamento. Ci si apre la possibilità di lavorare con tutti questi oggetti del menu qui a sinistra, e la modalità è assolutamente la stessa. Come ti dicevo, io volevo farti vedere la ricerca su web, quindi prima nelle diapositive abbiamo fatto la cucina pugliese, facciamo adesso la cucina toscana. Ma come vedi, qui si può ricercare qualsiasi tipo di argomento. Questi sono quelli che SharePoint propone di default, come il paesaggio, l'argomento che riguarda le conferenze, le riunioni, i modelli, la tecnologia, oppure qui digitando parole chiave come su Google, perché si va a cercare su Bing, che è il motore di ricerca Microsoft, si può trovare qualsiasi cosa. Quindi andiamo a scrivere cucina toscana, digito invio, e qui vengono fuori tutti i piatti della cucina toscana che io conosco perché sono di Firenze. Quindi scegliamo questo piatto qui, mettiamo la panzanella, piatto tipico toscano, poi andiamo a cliccare di nuovo su seleziona collegamento, ricerca web, cucina toscana, invio, mettiamo la ribollita, inserisci, e poi mettiamo vediamo la pappa al pomodoro, inserisci. Dopodiché, come abbiamo fatto per le altre tipologie di web part, andiamo a cliccare su ripubblica, e come si può vedere il nostro sito era molto più accattivante, e da qui potremo raggiungere direttamente i contenuti che abbiamo appena inserito per il corso di formazione, o anche per farli consultare a coloro che frequentano il nostro corso di formazione di cucina della nostra scuola di formazione. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!